nelle puntate precedenti. Siamo arrivati a San Paolo, ragazzi. E l'impatto, appena esci dalla metro, fai le scale, pam! Non è niente male. Sono un sacco di poliziotti, un sacco di controllo. Chiaramente San Paolo non è considerata una delle città più sicure al mondo, infatti, anzi, è una delle più pericolose. Ci sono tanti predicatori e tanti signori che comprano l'oro per strada. Attenzione ragazzi, perché siamo in disaccordo. Attenzione, siamo in disaccordo su San Paolo. Mai stati così leggeri da quando siamo partiti? Niente chitarrina sul fianco stavolta. Stiamo andando adesso a prendere l'autobus che ci porta all'aeroporto internazionale di San Paolo. La direzione, ragazzi, è direzione Europa. Prima di iniziare, noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra storia. Se ti va, iscriviti al canale, è un click veloce ma per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. E buongiorno ragazzi, nuovo video, stiamo entrando in questo momento esatto in aeroporto perché oggi si riparte. Lasciamo il Sud America, si torna in direzione Europa. Questo è l'aeroporto. Abbiamo un volo oggi pomeriggio sul tardi. Alle 5, sono le 11:30. Quindi abbiamo un sacco di tempo adesso per girare un po' in questo aeroporto dove c'è una sola compagnia, però vedo. Ah, è tutta la stessa. È tutta Azul. Azul. E noi ragazzi non andiamo diretti in Italia, Ma in realtà facciamo una tappa molto interessante. Sì. Cos'è Sucao? cos'è Sucao? Ci siamo portati dei bei panini, mozzarella e pomodoro che abbiamo fatto stamattina all'ostello dove dormivamo, dove abbiamo anche lasciato un po' delle nostre cose, tra cui la chitarrina. Che è rimasta qui. Sei triste per la chitarrina? Dall'Ecuador ci ha accompagnato in tutto questo viaggio. L'ha suonata molto di più di quello che si è visto, nel senso che nei video poche volte abbiamo fatto vedere, però tutti i giorni c'era la schitarrata. Bando alle ciance, Angra. Fame oggi, che fame. Qua stiamo usando alcuni cimeli del viaggio in Sud America, quindi abbiamo il mate argentino. Anzi il tereré, perché è freddo, tereré. Stiamo facendo con l'acqua fredda adesso, funziona uguale. Non è male, no? Sempre bello marino all'inizio, però poi piano piano. Adesso è meglio. Adesso è molto meglio, sì. Qui mancano ancora 4 ore. Fatti tutti i controlli ragazzi, timbrata l'uscita dal Brasile, timbrata l'uscita dal Sud America. Noi ci siamo praticamente buttati su questi divani, che sono i divani di questo bar che è chiuso, perché siamo passati proprio al gate. Lì c'è il nostro aereo, eccolo là. È lì dietro, mancano ancora 3 ore, in realtà 3 ore esatte proprio. Con calma, proprio però, con calma. Guardate questo aeroporto, tranquillissimo. Cioè non c'è nessuno. Ah, è fantastico. Abbiamo una vista qua dietro. È vero, Sulla si vede foresta. tutta la foresta che c'è fuori da San Paolo praticamente. Venendo qua l'abbiamo vista attraversandola con l'autobus e da qua la vedi proprio qua tutta nella zona. Il volo di questa sera ci porterà ragazzi a Lisbona, Portogallo. Quindi stanotte attraversiamo ufficialmente l'Oceano Atlantico. Se avessi ancora la chitarrina suonerei un fado. Perché? Sai cos'è il fado? Sì, la musica tradizionale. È un genere proprio tipico portoghese. Quello tristezza. Tristissimo. La saudade. Saudade, proprio la tristezza dentro che che ti bello, entra che nell'anima, gioia. proprio quella cosa lì, nostalgia, La nostalgia. tristezza, una cosa molto forte. Ok, però da domani poi si cambia. Da domani poi si cambia, però so già, ecco, la suonerei adesso perché finisce un capitolo. Esatto. Ma domani rock and roll. Domani rock and roll. Domani rock and roll perché vediamo Lisbona, io non sono mai stata. Se tutto va come deve andare, Tocca ragazzi. a ferro che dici queste Tocchiamo i cose. Tavolo, la gamba del tavolo. Se quell'aereo lì è in orario e arriviamo giusti, abbiamo un bel Per giorno. ora è puntuale la partenza, A quindi Lisbona. mancano 3 ore, dovremmo esserci. È arrivato il momento ragazzi, finalmente ci si imbarca. Bello pieno il volo, bello pieno. È uno di quegli aerei belli grossi con 3 file, 2 sui lati e 4 in mezzo. Siamo al nostro posticino ragazzi, prima volta che succede una roba del genere. Dopo tanti anni di questi voli intercontinentali non c'è l'intrattenimento a bordo. Non c'è, non si apre, non c'è niente. Lo schermo non manca. Ma c'era scritto che Dai, c'era. E come arriverà? Cioè non abbiamo ancora Ma a questo punto capito. viene il dubbio, ci sarà il pranzo, la cena?
Perché c'era scritto anche quello, che il meal era incluso, ma anche l'intrattenimento di bordo. Ma magari c'è la signorina che balla, i signori che fanno qualcosa, cioè un intrattenimento generico. Qualcuno che canta, non lo so. Ci sono le scimmiette, magari, le cose. E che ne sappiamo? Bizzarro. Dov'è lo schermo? È strana sta roba. 9 ore così. Dio. E allora torniamo all'intrattenimento come una volta, finalmente. Oh. Leggiamo un po' in portoghese. Sana lettura in portoghese, così impariamo anche una lingua nuova. Sì, dici, 9 ore voglia, magari dormiamo, forse è meglio, no? A proposito di lingua, ragazzi, in pratica nessuno all'aeroporto parlava inglese. Niente, solo portoghese con questo accento stretto. Non hai capito anche niente. Quando ci ha Perché chiamato, cambia la luce e diventa tutto nero? Anche quando ci ha chiamato per controllare i passaporti, ci parlava in portoghese. Io ho detto English please. Niente. Andata avanti, come se non avessi neanche detto. E ho visto anche dei ragazzi davanti a noi, stessa cosa, anche loro si guardavano come dire, ma che cosa stanno dicendo? Ci siamo capiti alla fine. Più o meno sì. Ci sono un po' di cose anche inquietanti, tipo qua qualcuno sembra che abbia tirato un pugno, è tutto rotto. Qua invece l'hanno aggiustato, hanno messo qualcosa, qua invece è rotto e qui hanno messo anche il cerotto. Questo lato. Ma è normale sta roba. Ok, altra cosa assurda che sta succedendo, ragazzi, stanno caricando. Cos'è questa? Frutta sembra. Un carico enorme di frutta che verrà con noi in Europa. Ecco qua che tirano su tutto. Ne sta arrivando anche un altro dietro. Incredibile. E noi avevamo il limite di 10 kg, ragazzi. Devo caricare i quintali. Comunque abbiamo scoperto il mistero. C'è una pagina a cui accedi senza internet, ma con il wifi che c'è sull'aereo, e da qui puoi vedere, diciamo, quello che in genere vedi sullo schermo qui. Quindi c'è la posizione del volo, i film, le serie tv, i giochi, insomma la stessa cosa che in genere hai sullo schermino qua, solo che qua ce l'hai sul tuo telefono, te lo fai da solo. Però manca l'USB qua, quindi magari vediamo. Comunque stanno caricando anche, eccolo, il secondo carico di frutta. Ci sarà un gran casino, ragazzi, ma è arrivato il momento migliore di tutti, quello che stavamo aspettando, e abbiamo da un lato questa roba qua che non abbiamo ben capito cosa sia. Questo sembra una specie di lasagnetta con il riso, una bella insalata, il pane e un po' di robetta così. Io invece ho la pasta con il sugo. Non saprei neanche scegliere il meno peggio, ragazzi. Comunque adesso si va a dormire, anche perché mancano 5 o 6 ore. Angela è in bagno e a breve ci addormentiamo. Atterrati a Lisbona. L'aereo con lo scotch ci ha portato a destinazione. Prima volta nella nostra vita che usiamo questi locker all'aeroporto per tenere 2 zaini, li abbiamo lasciati qui. Ragazzi, il sole sta salendo, temperatura ottima direi in questo momento. L'abbiamo messo, chiuso, fatto. Questo qua ce lo portiamo in giro con noi. Ci fidiamo, tutto a posto? Tutto a posto. Che cosa sì. strana. 7 euro, un giorno intero. Sì. Però siamo leggerissimi. Abbiamo preso quello più piccolo di tutti, ma è profondissimo, quindi ci stanno addirittura due bagagli anziché uno solo. Quindi siamo leggerissimi per Lisbona. Super comodo l'aeroporto qui a Lisbona, perché c'è la metro praticamente davanti, quindi siamo già in metro, non dobbiamo neanche comprare nessuna carta, perché anche qui si può usare la propria carta bancomat per entrare. E adesso andiamo a cercare il treno, però questo, essendo il capolinea, parte proprio da qui. Io non ho dormito per niente, Anch'io, 0. Azul, voto basso. Molto basso. Cibo, che è importante, la cosa più importante, un po' basso. Maluccio. Dobbiamo andare di qua forse. Che particolare questo treno della metro con i sedili in sughero, che poi non sono messi tutti di lato qua per fare spazio in mezzo, ma sono messi così a poltroncine. Devo dire carina questa cosa. Quasi più comodo dell'aereo. Forse sì. Stilosissime tutte le fermate della metro qui di Lisbona, con le maioliche colorate, ma soprattutto tranquillissime. C'è nessuno. È già uscito lui. Ah, però ragazzi, benvenuti a Lisbona, bentornati in Europa. Oddio,
Ancora non ci crediamo. Bellissimo, in pratica il sole è appena salito. Lì c'è addirittura una bella collina col castello sopra. È così presto, ragazzi, che è ancora tutto chiuso in centro, quindi noi andiamo a prenderci magari un caffècito in un posto particolare, locale, magari assaggiamo anche qualcosa di tipico del posto e poi cominciamo con l'esplorazione della città, che devo dire, primo impatto, super bella, tranquilla, pulita, ordinata, azzurro il cielo, pazzesco, quindi comunque sarà una gran bella giornata. Attenzione ragazzi, c'è l'uomo ragno che sta volando qua sopra. Credo che questo sia un famoso ascensore che c'è qui in città nel centro e c'è ovviamente qualcuno che sta facendo manutenzione. Questo ragazzi è l'elevador de Santa Giusta, scusate la pronuncia portoghese pessima. Sarà giusta. Giusta. Ascensore di 45 metri, l'hanno costruito, pensate, nel 1902 in ferro battuto e ricorda un po' la Torre Eiffel perché il suo architetto si è ispirato a Gustave Eiffel. In pratica ragazzi siamo passati da un Ronaldo all'altro, dal fenomeno a CR7, eccolo qua, questo negozio Forza Portogallo, e c'è lui dentro la teca col pallone d'oro, cioè sinceramente non ci assomiglia tantissimo. Non è venuto benissimo questa statua. E questo ragazzi è il primo espresso dopo 8 mesi. Mazza quanto è forte. Eravamo più abituati a questo caffè forte. Che bomba! E l'abbiamo preso insieme a uno dei simboli proprio di tutto il Portogallo, cioè Pastel de nata. In pratica è una tartina croccante fuori, morbida dentro perché c'è la crema pasticcera. Quindi vado? Aspetta, va spolverata con la cannella. Lo spolveriamo, signore, ce l'ha vai, detto, spolveriamola poco perché non è che mi faccia impazzire la cannella, però andiamo, crocca Praticamente si forma la crosticina sopra perché viene in pratica caramellato sopra. Com'è? Una bomba, che è questo? In pratica la parte sotto è una sfogliatella tipo tipica napoletana, bella croccantosa, proprio come quella napoletana, però ragazzi è tutto caldo, cioè te la portano proprio calda e all'interno c'è questa cremazza che è con l'uovo, tutto cremoso, bello pesante. Comunque ragazzi è molto molto buona perché è calda, quindi è un pochino meno croccante, quindi si scioglie un pochino di più in bocca, una goduria insomma, dai. Ci sono tantissimi palazzi qui nel centro che sono completamente ricoperti da maioli, che è tipo questo, che da lontano quasi non te ne accorgi. Poi ti avvicini e vedi che sono tutte queste bellissime maioliche sui toni del bianco e del blu in Anche questo caso. Anche lei impazzisce per queste cose. Ma sono bellissime perché danno una luce diversa, no? Perché quando il sole arriva a colpire la facciata cambia completamente. Oh, devo dire che la città è proprio bella, Passeggiando ragazzi abbiamo visto questo negozio che si chiama Il Fantastico Mondo delle Sardine Portoghesi. Eccolo qua il negozio, è ancora chiuso perché comunque è ancora presto. In pratica in tutto questo negozio ci sono scatole di sardine dappertutto. Qua stanno girando su questa ruota, però all'interno ci sono tutte le scatole. Bellissimo, perché poi sono tutte colorate, guarda, tutte decorate, queste scatolette un po' vintage. Ma saranno vuote o con le sardine dentro? No, sono piene proprio. Magna. Sì, la sardina è anche un po' diventato un simbolo qui in Portogallo. C'è una festa addirittura a giugno in cui tutti preparano le sardine, si mettono lì, grigliano le sardine anche per strada, e quindi è un cibo che in realtà è povero, che è fondamentale, è stato fondamentale nella storia di questo paese, perché appunto si potevano conservare e trasportare facilmente. E poi qua accanto ragazzi c'è la casa portoghese del pastel de bacalao. A posto. Quindi anche il bacalao. L'abbinamento, vedi? Bacalao, questo è tipico portoghese, questo sì. Lo sapevo già, ecco. L'abbiamo le provato sardine anche, ce lo siamo provato anche in realtà noi in Brasile. In Brasile, che è proprio qua bacalao. Di fronte, tra l'altro, perché adesso siamo arrivati al mare. Eccolo il mare. Mi sa che anche a Reggio Calabria ci sono delle influenze comunque portoghesi, perché il baccalà è famosissimo, si usa tantissimo. Stocco, no? Il pesce stocco è proprio fondamentale pure a Reggio Calabria. Detto ciò, comunque ragazzi, se siamo un pochino più lenti del previsto, del solito a parlare, a riprenderci, capiteci, ecco. Sì, perché è comunque stata una notte difficile questa.
giusto appunto c'è qualcuno che ne approfitta subito appena vede una bella panchina rossa reclinabile. Comodissima, guarda, te la consiglio se vuoi. No Angela, lo lascio a te che vedo Grazie, che sei messa male. Ai ai ai. Comunque ragazzi, c'è questa piazzetta con tutti i negozietti, anche le bancarelle da quel lato e la vista appunto sull'Oceano Atlantico. Allora, c'è uno dei 5 sensi che attraverso i video non passa ed è l'olfatto. Ecco, quello devo dire che al momento ne risente un po'. L'avevo detto ragazzi, vedi com'è? Non è l'oceano, questo è il fiume, infatti di fronte c'è l'altra sponda, il fiume Tago che taglia in due la città di Lisbona e poi va a finire effettivamente nell'oceano, là in fondo. Quindi questo è ancora il fiume e da qua si vede benissimo quell'enorme ponte rosso, il ponte del 25 aprile, che ricorda tantissimo la struttura del ponte di San Francisco, e dall'altro lato un bel Cristo Redentor. No, dov'è? Aspetta che lo trovo. Eccolo qua, questo che invece svetta dall'altra parte. Non ci aspettavamo di trovare un tempo del genere effettivamente in Europa, ce la immaginavamo bella fresca, bella fredda, poi qua con l'oceano figurati chissà che freddo. No, si sta molto molto bene, ci saranno 16-17 gradi addirittura. Oggi la massima la dà intorno ai 20 gradi, quindi direi che non è per niente male, anche perché in realtà a San Paolo, dall'altra parte e anche a Rio, non è che facesse proprio caldissimo, cioè c'era comunque quell'arietta bella fresca, magari arrivava sui 25 gradi, però ecco, per essere proprio dall'altra parte dell'oceano non è che sia tantissima differenza, perché di là in effetti è autunno, qua invece vabbè, autunno-primavera più o meno, vabbè, discorsi così. Così, così. La mancanza di sonno, sempre quello. E mentre passeggiamo sul lungo fiume ragazzi, magari approfondiamo un minimo quello che abbiamo fatto, quello che sta succedendo. Insomma, abbiamo preso questo volo San Paolo-Lisbona che ci è costato veramente poco, veramente poco. Abbiamo preso l'offertona, abbiamo visto e abbiamo detto probabilmente questo è il volo più economico esistente in tutto il continente americano, perché abbiamo speso meno di 300 euro a testa per tornare in Europa. E chiaramente Lisbona, essendo la città con più rapporti con il Brasile per ovvi motivi, aveva questi prezzi più bassi. E poi da qui, da Lisbona, prendiamo un Ryanair che ci porta in Italia, sì. Che anche quello tipo 15 euro, una cosa del genere. Quindi abbiamo approfittato di questo scalo bello lungo anche per vedere la città, quindi abbiamo messo insieme queste due cose e sicuramente questo ne valeva la pena anche per questa cosa. Perché stiamo tornando? L'abbiamo già accennato anche nel video precedente, in realtà per delle questioni personali dobbiamo tornare in questo periodo, proprio ora in Italia, quindi ne approfittiamo per sistemare un po' di cose che abbiamo da sistemare, prima poi di ripartire per un capitolo che è completamente diverso, quindi mega spoiler. Non vediamo l'ora! Non torneremo in Sud America per la prossima fase. Qui ci sono tutti questi sassi che sono stati dipinti e sistemati a creare delle statue, cioè addirittura la statua di CR7. Non poteva mancare. Qui c'è una sirenetta invece sdraiata, un pinguino, non lo so, qui sotto, quindi varie forme così con la bandiera qua in mezzo. Vieni qua. Qua ci vuole un bel giro a 360 in questa piazza, pronti via, giriamo nella Praça do Comércio con il fiume qua dietro che è la porta di accesso alla città di Lisbona. In passato era così, Paolo sta cadendo, non è stata una grande idea girare su noi stessi. In questo momento questa piazza monumentale gigantesca, 170 metri per 170, e su 3 lati ci sono questi edifici con le facciate gialle in stile neoclassico. Stranissimo il fondo della piazza perché sono dei sassettini, ma tu da lontano neanche te ne accorgi, sembra pavimentata bianca. Sai cosa mi ricorda, Angela? Dillo. La piazza che dà sul mare a Trieste. È vero. Però questo non è il mare, è il fiume. È il fiume, però è talmente grande che sembra il mare. E poi più o meno aveva la stessa funzione in passato, perché si attraccava qui, questo era il porto principale della città. E qua attorno a tutti questi edifici, bellissimo l'impatto. Lì poi c'è questo arco che conduce a tutte quelle che sono le vie commerciali della città.
Questo arco non è soltanto un monumento artisticamente molto bello, ma è anche un simbolo, perché è un simbolo di rinascita. Allora, nel 1755 la città di Lisbona viene completamente distrutta da un terremoto violentissimo, 9 gradi della scala Richter. Non solo il terremoto distrugge soprattutto gli edifici del centro storico e le chiese in particolare, dove c'era tantissima gente perché è avvenuto la mattina del 1° novembre, ma è arrivato anche uno tsunami e in seguito un incendio che ha bruciato la città per 5 giorni consecutivi. Più di 100.000 vittime, ragazzi, una vera e propria tragedia. E questo arco rappresenta un po' la ricostruzione, quindi la nuova nascita di Lisbona. Qui infatti, se vedete, c'è ancora il cartello che parla della zona di evacuazione in caso di tsunami. Infatti c'è l'omino, ti dice dove devi andare, quindi da questo lato, perché appunto ti allontani da questo che è un fiume, ma in realtà poi si trasforma in un mare quando succedono queste cose. Come sono belli, ragazzi, tutti questi tram che girano per le vie del centro. Alcuni sono gialli, alcuni rossi. E adesso, ragazzi, seguendo questa strada bella in salita, qua bisogna far controllare i freni. Stiamo andando verso il quartiere più antico della città, quello più storico, si chiama Alfama. Siamo nella zona dei Mirador, perché questo è il quartiere antico, ma è anche il quartiere più scenico, perché siamo saliti un po' e queste sono le viste. Questo è uno dei balconi che ci sono qua dietro c'è addirittura il castello proprio là dietro, e poi ti giri un attimo, questa è la vista su tutto il quartiere con questi tetti e una cattedrale, anzi 2 cattedrali sullo sfondo, anzi 3, o quante sono? Da questo lato invece si vede la enorme nave da crociera che è attraccata proprio qua davanti. E infatti, ragazzi, devo dire che a tutto questo turismo, cioè proprio turismo proprio pam pam pam, non eravamo abituati. Pazzesco, pazzesco, pieno più di Rio secondo me dal punto di vista proprio del turismo, perché a Rio c'erano tante persone del posto in giro, invece qua sono proprio tutti turisti. Ah, da che cosa c'è la magica dea? Ragazzi, ci sono un po' quei giorni in cui uno ha bisogno proprio di mangiare leggero, tranquillo, poco condito, anzi 0 condito, e questo è uno di quei giorni. E quindi siamo venuti, ci è capitato, siamo entrati in questo supermercato, abbiamo visto, stavamo per prendere magari una cosa leggera, un panino, una roba, e invece c'era questo self service e abbiamo preso 2 cose così. Quindi verdura, bello triste, verdura, riso in bianco, l'uovo, io ho preso una crocchetta, Angela invece ancora meno perché non c'è oggi. No, oggi ho bisogno proprio di pausa totale da qualunque cosa fritta, formaggi, che abbiamo esagerato. Che chiede pietà, esatto. E quindi andiamo leggeri riso e oggi. verdurine. A proposito di cose tipiche, qua al supermercato ti vedi proprio la sezione bacalao, addirittura con tutta questa insegna bella luminosa e tutto il baccalà, cioè questi pescioni essiccati. Allora, diciamo che il pranzo ci ha dato un attimo una botta, siamo rivissuti un attimo e siamo tornati nella via centrale, che è Rua Augusta, che è quella che termina con appunto la porta, da quel lato il mare dietro, la piazza, tutto quanto. Invece questa è la via con un sacco di bellissimi palazzi e poi tutti i ristoranti con i tavoli in mezzo alla via. Ma vogliamo parlare di questo tempo? Cioè, wow, è spettacolare, è bellissimo. Peccato solo una cosa, ragazzi, è che la benzina stia finendo. La benzina era già poca, sì. E poi in questo periodo in Europa con la benzina lasciamo perdere, specialmente se sei un diesel, le dura. Esatto. Perché mi è capitato di guardare dei prezzi, ragazzi. Mamma mia, cosa ci aspetta? Detto questo, noi ragazzi adesso facciamo ancora una passeggiata qui in centro e poi si torna in aeroporto. Le calamite ti raccontano un posto in 2 secondi, ragazzi, con tutti i simboli del posto. Qui abbiamo Pastel de Nata, il tram giallo che passa in 1000 modi diversi, tutte le piastrelle colorate e poi ovviamente lui, CR7. E le sardine.
Questa è la vista sull'ascensore dal centro, ragazzi, fa veramente impressione vederlo lì in mezzo, altissimo, perché poi non si vede che dietro comunque continua, perché c'è un'altra passerella, c'è un altro ponticello che poi lo collega dall'altra parte, invece qua sembra semplicemente tipo una torre lì in mezzo ai palazzi. Comunque ragazzi, le dura, perché poi comunque continua ad andare in giro, guarda ste robe, è anche pieno, se pieno di pasticcerie. sono impressionanti, c'è un ragazzi. profumo qua che non vi dico. Mamma mia, uno ci prova a evitare certe cose, poi gli succedono ste robe e niente, non devi fare altro che prendere e andartene. Ecco, qui si fa il pastel de nata in diretta. Gran bel nome per un ristorante di pesce. Tornati in aeroporto, non so nemmeno come facciamo a essere ancora svegli e in piedi. Anche la prima l'ho persa su uno di questi tavolini che abbiamo tipo occupato prima, mentre ci siamo mangiati un panino che abbiamo fatto con l'insalata. Guardate quanta gente c'è a questo terminal, il terminal 2 dell'aeroporto di Lisbona. È tipo quello dei voli economici come Ryanair e Company, ed è molto più piccolo del terminal principale dove ci sono molte meno persone, cioè lì girano molte meno persone rispetto a questo terminal qui, che è quello diciamo più popolare. È impressionante il numero di persone che sono ammassate qua. E detto ciò, noi ragazzi abbiamo il volo tra un'oretta, però ancora non vedo la porta. Mentre aspettiamo di sapere quale sarà il numero della porta, la cosa bella è che sono quasi le 8, il sole è ancora là, quindi ci stiamo rendendo conto che fa buio molto più tardi rispetto al Brasile. Per ora non c'è ancora traccia del nostro volo e ormai manca mezz'ora, quindi mi sa che saremo un pochino in ritardo. Comunque ragazzi, direi che è arrivato il momento di salutarci, questo video finisce qui. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi tutte le prossime novità. Lasciateci anche un commento se vi è piaciuta questa tappa così veloce a Lisbona, un hype, e noi ci vediamo anche su Patreon. Vi lasciamo il link qui sotto, lo trovate anche nella descrizione del video. Ha detto tutto Angela, come vedete si è svegliata, è tornata tra di noi. Per poco, appena salgo sull'aereo, ciao, buonanotte a tutti. Mi sa che arriviamo a Verdello dopo mezzanotte, è quasi a luna, sì, tardissimo. Ma potevate dirmelo così tardi, come faccio a star su sveglia? Va bene ragazzi, dai, insomma. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Alla prossima ragazzi. Ciao belli. Ciao.